Ciao a tutti e benvenuti su Miki & Dux. Io sono Michela e in questo video vedremo insieme come realizzare questo gilet in questi colori pastello bellissimi che sono oltretutto di gran moda quest'anno. Se volete sapere qualcosa in più su di me potete andare sul mio sito www.mikianddux.com oppure seguirmi su Instagram dove mi trovate sempre come @Miki&Dux. Ovviamente, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a mettermi un bel like per supportarmi. Ma adesso passiamo subito al tutorial. Per prima cosa voglio presentarvi i filati con i quali andremo a realizzare il nostro capo e sono i Cotton Dream di Cinzia e Katia Filati che mi hanno gentilmente omaggiato di questi gomitoli per poter realizzare questo capo per voi. Come potete vedere sono dei colori splendidi, color pastello, ma la loro selezione di cotone è davvero molto vasta, quindi se voi voleste provare a realizzare lo stesso gilet che sto realizzando io ma in altri colori, andate a dare un'occhiata al sito perché veramente ce n'è per tutti i gusti. Ma adesso andiamo a vederlo un po' più da vicino. Questo è il giallo, questo giallo molto tenue. Poi abbiamo un bellissimo verde menta, un blu baby e un rosa baby. Ora andiamo a vedere un po' più da vicino l'etichetta, quindi come possiamo leggere è un 100% cotone, è made in Italy perché infatti l'azienda è di Prato. Abbiamo 50 grammi per gomitolo che equivale a un 180 metri di lunghezza del filato. Loro consigliano per la realizzazione di un capo taglia 42 l'utilizzo di 6 gomitoli lavorati con un uncinetto numero 3. Io invece utilizzerò un uncinetto numero 4 per due semplici motivi. Il primo è che voglio che il mio lavoro risulti veramente molto morbido e il secondo è perché andrò ad utilizzare due fili contemporaneamente in certi passaggi della lavorazione e con l'uncinetto numero 3 era un pochino complicato riuscire ad agganciare bene entrambi i fili, ma questo lo vedremo più avanti. Volevo aggiungere anche che io ho realizzato una taglia SM. Troverete tutte le spiegazioni per la taglia, la misura del campione, tutto quello che vi tornerà utile per realizzare il vostro modello nell'info box qua sotto, quindi mi raccomando, leggetelo. Ma ora iniziamo finalmente con il tutorial. Quindi per prima cosa prendo il filato di colore rosa ed avvio un totale di 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 più 2 per iniziare il lavoro. 10. Lavoreremo tutta la riga in mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto e lo inserisco nella terza catenella a partire dall'inizio. Dopodiché filo sull'uncinetto e porto fuori 1, filo sull'uncinetto e porto fuori tutte e 3 le asole che ho sull'uncino appunto. Quindi ora lo rivediamo molto lentamente, filo sull'uncinetto, lo inserisco nella catenella sottostante e dopodiché ripassiamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo fuori dalla catenella. A questo punto abbiamo 3 asole, prendiamo il filo e le estraiamo tutte e 3 contemporaneamente. Quindi terminiamo la riga con questo punto sempre. Ecco qua. Ora quello che faremo sarà continuare per un totale di 35 righe lavorate però in costa retro. Adesso vi mostro ovviamente cosa significa. Alla fine del giro ho eseguito 2 catenelle di svolta, dopodiché quindi giro il lavoro e sono pronta per ricominciare la seconda riga.
Come vi dicevo lo faremo in costa retro, quindi filo sull'uncinetto e vado ad inserire l'uncinetto solo nell'asola posteriore che compone il mio punto, invece che prenderle tutte e due come farei in una lavorazione classica, quindi solo quella posteriore. Vedete? In questo modo. Normalmente in una lavorazione classica inserirei l'uncinetto così, prendendo entrambe le asole che compongono il punto. Invece in costa retro prendiamo solamente quella posteriore. Quindi, come vi dicevo, continueremo così per un totale di 35 righe. Una volta terminati i nostri giri potremo girare il lavoro in orizzontale perché proseguiremo in questo senso, lavoreremo quindi l'altezza del nostro gilet. Questa riga sarà lavorata interamente in maglia bassa e sarà una riga di aumenti. Quindi iniziamo subito lavorando una maglia bassa in corrispondenza della prima riga dei giri che abbiamo eseguito in precedenza. Da questo momento in poi invece eseguiremo 2 maglie basse per ogni riga del giro precedente. Per farlo vedete che prendo proprio interamente l'ultimo punto di ogni riga. Vedete? Mi aggancio prendendo l'ultimo punto di ogni riga ed eseguo 2 maglie basse. Alla fine del nostro giro dovremmo ritrovarci con 69 punti. Ok, ho terminato tutta la mia riga, quindi ho un totale di 69 punti, come vi dicevo. Ora è arrivato il momento di tagliare il filo rosa e passare al colore successivo, che sarà il giallo. Quindi taglio il filo, lo sfilo aiutandomi con l'uncinetto, dopodiché ci occuperemo di andarlo a nascondere a fine lavoro. E mi vado ad agganciare con il colore giallo. Faccio passare il filo e eseguo un nodo semplicissimo. Dopodiché inserisco l'uncinetto, vado a creare la mia prima asola e sono pronta per partire. Ora eseguo le 2 catenelle di svolta come sempre e giro il lavoro. Lavoreremo questa riga tutta in maglia alta. Allora, le mie catenelle di svolta non contano come primo punto, quindi vado a lavorare la maglia esattamente nel punto sottostante.
in questo modo. Lavorerò un punto per ogni maglia del giro precedente, non avremo aumenti in questo giro, quindi alla fine dovremo avere un totale sempre di 69 punti. Quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto, riaggancio il filo e lo estraggo, prendo il filo, porto fuori 2 anellini, prendo il filo e porto fuori gli ultimi 2. Questa è una maglia alta. Vado avanti così fino alla fine della riga. Ora questa riga la lavoreremo in questo modo. Iniziamo sempre con una maglia alta, lavorata nel primo punto. Dopodiché eseguiamo una catenella, saltiamo il punto successivo e lavoriamo nel terzo. Andremo ad eseguire un punto nocciolina. Il punto nocciolina si fa così: filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto come siamo abituati a fare, agganciamo di nuovo il nostro filo ed estraiamo. Fino a qua è esattamente come una maglia alta. Ora però quello che andremo a fare sarà riagganciare il filo sull'uncinetto e farlo ripassare all'interno della maglia. Ora di nuovo filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto, riagganciamo il filo e portiamo fuori e siamo a 3. Facciamo nuovamente quello che abbiamo fatto fino ad ora, quindi inseriamo, estraiamo e siamo a 4. E ancora una volta filo sull'uncinetto, inseriamo, agganciamo il filo, portiamo fuori. A questo punto quello che dobbiamo fare è agganciare nuovamente il filo ed estrarlo da tutte le asole che abbiamo creato in precedenza. Ora facciamo ancora una catenella ed ecco qua il nostro punto nocciolina. Saltiamo di nuovo una maglia ed eseguiamo nuovamente un punto nocciolina. Lavoreremo in questo modo tutto il giro. Adesso volevo farvi vedere una cosa. Io per aiutarmi con tutte queste asole quello che faccio è portare leggermente l'uncinetto verso l'alto, tirando le asole e allargandole. Avete visto? Ora lo rivediamo. Filo sull'uncinetto, inserisco, porto in alto e mi aiuto con il medio a tenerle indietro per non farle uscire dall'uncinetto, per aiutarmi a non farmele sfuggire. Le spingo proprio verso il fondo. Quindi ricordatevi che questa parte di punto la dobbiamo eseguire un totale di 5 volte. Dopodiché prendiamo il filo e estraiamo il punto come siamo abituati a fare, passando attraverso tutte le asole che abbiamo formato.
Ora eseguiamo una catenella, saltiamo il punto successivo e lavoriamo in quello dopo. Quindi vi ripeto, inseriamo l'uncinetto, portiamo fuori una volta, agganciamo, portiamo fuori 2, agganciamo, inseriamo, portiamo fuori 3, agganciamo, inseriamo 4, agganciamo, inseriamo 5, a questo punto agganciamo il filo ed estraiamo tutte le asole. Quindi una volta arrivati alla fine della riga, se avete eseguito tutto correttamente, dovreste ritrovarvi con 2 maglie, quindi ne saltiamo una ed andiamo a lavorare nell'ultima. Concludiamo il giro come l'abbiamo iniziato, quindi eseguendo semplicemente una maglia alta. Ecco qui il giro è terminato, adesso andremo a lavorare nuovamente una riga di maglie alte. Quindi eseguo 2 catenelle di svolta e giro il lavoro. Lavoro tutti i punti del giro per un totale sempre di 69 punti. Ora cercherò di andare un po' più veloce con i tagli perché altrimenti questo tutorial diventa lunghissimo, quindi ci vediamo alla fine di questo giro, che vi ricordo sarà tutto di maglie alte. Ok, ora lavoreremo nuovamente una riga di noccioline e una riga di maglie alte per altre 2 volte, quindi in totale avremo alternate 3 righe di noccioline e 3 righe a maglie alte. Quindi ci vediamo alla fine di questi altri 4 giri. Ecco qua che ho terminato di lavorare le 4 righe. Quindi ora siamo pronti per eseguire il giro di transizione tra un colore e l'altro e lo faremo utilizzando i 2 colori insieme. Non vi spaventate, non è difficile, adesso vi spiego esattamente come fare. Per prima cosa vado ad annodare il secondo colore che utilizzerò, che nel mio caso è il verde menta, semplicemente come un nodino come facciamo di solito. Dopodiché inserisco l'uncinetto nell'asola precedente e ora al momento di passare il filo sull'uncinetto tengo nelle mani entrambi i fili dei 2 colori differenti e li faccio passare sull'uncinetto proprio come se fossero un filo solo. È per questa ragione che vi dicevo che avevo bisogno di un uncinetto leggermente più grande.
per poter agganciare entrambi i fili senza problemi. Quindi li facciamo passare nell'asola creando le nostre 2 catenelle di svolta. Siamo pronti per girare il lavoro ed iniziare a lavorare questa riga di transizione. Sarà una riga lavorata a nocciolina, quindi come primo punto iniziamo sempre con una maglia alta. Vedete che io utilizzo i fili proprio come se fossero uno solo, non cambia assolutamente niente nel procedimento, nel metodo di lavoro. Quindi eseguo una catenella e adesso sì, avremo una piccola variante. Per eseguire la nostra nocciolina, invece che fare 5 volte il solito passaggio, lo facciamo semplicemente 2. Questo perché? Perché se io lo dovessi fare per 5 volte come lo facciamo di solito, la nocciolina sarebbe davvero troppo spessa rispetto a quelle eseguite con un filo solo. Quindi ora ve lo faccio vedere anche più lentamente. Quindi prendo il filo, inserisco l'uncinetto, prendo il filo, porto fuori una volta bene in alto, così riusciamo a far scorrere l'uncinetto, prendo il filo, inserisco, porto fuori 2 volte, a questo punto prendo il filo ed estraggo tutte le asole. Quindi l'unica differenza tra questa e la nocciolina che facciamo di un colore unico è che prendiamo meno volte il filo. Lavoriamo così tutto il giro. Vi ricordo che il numero delle maglie sarà invariato, sarà sempre 69. A questo punto è arrivato il momento di abbandonare il colore giallo e proseguire semplicemente con il menta, quindi tolgo l'uncinetto e quello che vado a fare è reinserirlo nell'asola verde e tirare forte il filo giallo che adesso taglieremo e poi ovviamente andremo a nascondere in fase di confezionamento finale. Ora eseguo le 2 catenelle di svolta e sono pronta a ricominciare alternando le mie righe di maglie alte alle mie righe di noccioline. Quindi eseguiremo esattamente quello che abbiamo fatto con il colore giallo con il nostro colore verde menta. In questo momento sto eseguendo la prima riga di maglie alte, dopodiché eseguirò una riga di noccioline e dopodiché proseguirò così per un totale appunto di 7 righe. Eccoci arrivati a un altro giro di boa, quindi lavoro con il doppio filo, 2 catenelle di svolta e lavoro tutta la riga di transizione di colore con i miei punti a nocciolina. Vi ricordo che quando lavoriamo con il doppio filo in questa riga, il punto nocciolina lo lavoreremo leggermente diverso, quindi facendo solamente 2 riprese del filo. Iniziamo il giro sempre con una maglia alta, eseguiamo una catenella, quindi saltiamo una maglia e lavoriamo il punto nocciolina nella terza.
Ora di nuovo una catenella, saltiamo una maglia, portiamo su uno, portiamo su solo 2 volte, prendiamo il filo e portiamo fuori tutto il punto. Lavoriamo così tutta la riga. Arrivata alla fine del giro, lavoro un'ultima maglia alta e dopodiché sfilerò dall'uncinetto il mio color verde menta e continuerò a lavorare solo con il rosa. A questo punto, come al solito, ripetiamo le nostre 7 righe alternando una riga di maglie alte a una riga di noccioline. Ci vediamo alla fine del rosa, al prossimo giro di transizione con il blu. Sono arrivata alla fine delle righe lavorate con il rosa, quindi adesso lavorerò l'ultimo giro di transizione di colore del lavoro. Vado ad agganciare il colore blu e vado ad utilizzare i 2 fili insieme per questo giro di noccioline. Dopodiché sgancerò il rosa e proseguirò con il blu. Ci vediamo alla fine delle 7 righe lavorate con il colore blu. Vi spiegherò come andremo a lavorare lo scollo del nostro gilet. Eccomi qua, ho lavorato le 7 righe. Adesso ciò che andremo a fare sarà eseguire un'ulteriore riga lavorata a nocciolina e dopodiché inizieremo con le diminuzioni per creare lo scollo. Quindi ora quello che andrò a fare sarà dividere in 3 parti il pannello. Avremo la parte centrale che non sarà lavorata perché sarà l'inizio dello scollo, mentre andremo a lavorare in diminuzione i 2 lati esterni. L'ho diviso contando 23 maglie per ogni parte, quindi 23 maglie iniziali che saranno lavorate, 23 maglie centrali che non saranno lavorate e 23 maglie nuovamente laterali che saranno lavorate. Ora molto semplicemente lavoreremo a maglia alta fino al segnapunti, i primi 23 punti. Adesso invece che proseguire giriamo il lavoro. In questo secondo giro invece inizieremo con una diminuzione. Quindi ho eseguito le mie 2 catenelle di svolta, filo sull'uncinetto, lo inserisco, prendo il filo, porto fuori una volta, prendo il filo e porto fuori 2 e fino a qua tutto uguale ad una semplice maglia alta. Ma ora invece che andare a chiudere il punto, guardate cosa faccio: prendo il filo sull'uncinetto, lo inserisco nella maglia successiva, prendo il filo e porto fuori. A questo punto ho 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo, estraggo le prime 2, prendo il filo nuovamente ed estraggo le ultime 3. Come potete vedere, in questo modo ho unito 2 maglie in una senza creare buchi poco estetici.
Ok, rivediamolo più lentamente. Filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel punto sottostante, prendo il filo, porto fuori dalla maglia e in questo momento ho 3 asole sull'uncinetto. Ora di nuovo prendo il filo ed estraggo 2 asole. A questo punto carico nuovamente il filo ed inserisco l'uncinetto nella maglia successiva. Prendo il filo, porto fuori dalla maglia, 4 asole sull'uncinetto, filo, estraggo 2 asole, ne rimangono 3, filo, estraggo tutte e 3 le asole. Ora continuiamo a lavorare la riga con il punto nocciolina come abbiamo fatto fino ad ora, quindi eseguo una catenella, dopodiché salto una maglia ed eseguo la nocciolina nella maglia direttamente successiva. Alla fine della riga ci sarà una piccola variante perché infatti eseguiremo il punto nocciolina nel penultimo punto. Quindi invece che eseguire una catenella come avremmo fatto di solito, chiudo lavorando semplicemente l'ultima maglia con una maglia alta. Quindi nel penultimo punto eseguo la nocciolina, non faccio la catenella che faccio di solito, lavoro semplicemente subito una maglia alta nell'ultimo punto. A questo punto siamo pronti per girare il lavoro. Questa riga sarà lavorata tutta in maglia alta. Nelle ultime 2 maglie avremo una diminuzione finale, quindi vado avanti velocemente e ci vediamo lì. Ultimi 2 punti da lavorare, anche qua eseguiremo la diminuzione proprio come abbiamo fatto all'inizio del giro precedente. Filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto, filo sull'uncinetto, portiamo fuori una volta, filo, portiamo fuori di nuovo. A questo punto carichiamo nuovamente il filo e inseriamo l'uncinetto nel punto successivo e chiudiamo entrambi i punti. Ora non ci resta che proseguire con altri 2 giri identici ai precedenti, quindi uno con la diminuzione iniziale che corrisponderà al giro che lavoreremo a nocciolina e uno con la diminuzione finale che invece sarà quello che lavoriamo tutto a maglia alta. Quindi vado avanti, ci vediamo quando ho finito questi 2 giri.
Ora dobbiamo occuparci dell'altro lato, quindi ciò che andremo a fare sarà tagliare il filo e andarlo a riannodare dove c'è il segnapunti. Mi aiuto con l'uncinetto per far passare il filo e faccio un semplice nodino. Ora inserisco l'uncinetto, faccio passare il filo sopra e vado a creare l'asola. Dopodiché eseguo 2 catenelle iniziali e lavoro nello stesso punto una maglia alta. Lavorerò tutto questo primo giro a maglie alte per un totale di 23 maglie. Ok, sono arrivata alla fine del giro, adesso eseguo 2 catenelle di svolta e giro il lavoro. Questo secondo giro lo lavoriamo così, iniziamo con una maglia alta, e nel secondo punto direttamente successivo eseguo un punto nocciolina. Come potete vedere sto eseguendo esattamente le stesse cose che ho fatto per il primo lato, però come se fossi allo specchio. Proseguo il resto della lavorazione come abbiamo fatto per tutto il lavoro, quindi una catenella, un punto nocciolina, fino a che non arrivo alla terzultima maglia. A quel punto mi fermerò e vi farò vedere la diminuzione. Arrivata alla fine del giro, quindi faccio la diminuzione con 2 maglie alte lavorate insieme, quindi inserisco l'uncinetto, chiudo a metà il punto e inserisco l'uncinetto nuovamente nel punto successivo per poi chiuderli tutti e 2 insieme. Ora 2 catenelle di svolta e giriamo il lavoro. Iniziamo il nuovo giro con una diminuzione e proseguiamo con una maglia alta per ogni punto del giro successivo. Ripetiamo questi 2 giri per ancora 2 volte, quindi con una diminuzione all'inizio e una alla fine in corrispondenza di ogni giro, e abbiamo finito lo scollo. Questo è come dovrebbe apparire il vostro scollo a questo punto. Ora andremo ad occuparci del colletto e per prima cosa andremo a prendere il filato giallo e lo andiamo ad agganciare ad inizio riga a destra. Lavoreremo tutto il giro dello scollo con delle maglie basse, esattamente 2 per ogni riga sottostante. Ora mi sono sbagliata, ho fatto una maglia bassissima, ma lasciate perdere, quindi 2 maglie basse per ogni riga. Per capire bene dove dovete agganciarvi, praticamente dovete semplicemente prendere tutto l'ultimo punto della riga che state lavorando. Vedete, io prendo proprio tutto l'ultima maglia alta.
Completato il giro di maglia bassa, dovremo andare a cucire il colletto. Per realizzare il colletto ho semplicemente fatto quello che ho fatto ad inizio lavoro, quindi ho realizzato una striscia lavorando delle righe di mezze maglie alte in costa retro. Per la realizzazione ho lavorato 7 mezze maglie alte in costa retro per un totale di 22 giri. Questo è il numero che mi è sembrato ideale per avere un girocollo a coste che non sia né troppo mollo ma neanche troppo tirato. Ora fisso i due pezzi insieme con dei segnapunti e sono pronta per eseguire la cucitura. La cucitura la eseguirò con l'uncinetto. Ora inserisco l'uncinetto nella prima riga del colletto e aggancio l'asola che invece è attaccata al pannello principale, la faccio passare attraverso. A questo punto sono pronta per iniziare la cucitura e per farla ciò che farò sarà prendere tutto il primo punto del colletto e entrambe le asole invece che compongono la maglia bassa del girocollo. Ora non mi resta che passare il filo sull'uncinetto e portare fuori tutto in una volta sola, così. Ovviamente procediamo in questo modo per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Finito il giro tagliamo il filo ed ecco qua che cosa dovremmo avere ottenuto. A questo punto, una volta che avrete realizzato due pannelli identici a quello che abbiamo visto fino ad ora, siamo pronti per sovrapporli e unirli insieme. Mi raccomando, entrambi i lati rovescio di tutti e due i pannelli devono stare rivolti verso l'esterno, quindi tutti e due i lati invece buoni sono all'interno. Come al solito mi aiuto con i segnapunti. Dopodiché prendo il filo azzurro e lo vado a fissare ad inizio riga. Questa volta la cucitura la eseguirò con l'ago. Siccome voglio che la mia cucitura sia il meno visibile possibile, questa volta prendo solamente le asole interne che compongono le due maglie che andremo ad unire. Vedete, non le prendo tutte e quattro. Terminata la cucitura, tagliate il filo e nascondetelo facendolo passare più volte all'interno dei punti e questo è il risultato sul lato dritto. Vedete come è quasi invisibile la cucitura. Adesso prendiamo il filo giallo e ultimiamo la cucitura anche del colletto. Adesso andremo a cucire i due lati. Ovviamente dovremo lasciare lo spazio per le braccia. Vi faccio vedere esattamente fino a dove dovrete cucire.
vado a mettere un segnapunti per non sbagliarmi. Lo vado a posizionare nella 1, 2, 3, 4, nella quinta riga lavorata di colore rosa partendo dal basso, che corrisponde a una riga di maglia alta. Quindi dal segnapunti in su non cucirò, mentre dal segnapunti in giù sì. Per ogni striscia di colore vado ad utilizzare il filo dello stesso identico colore per eseguire la cucitura. Dove posso, come sto facendo ora, cerco di utilizzare fili di avanzo di prima, fili di scarto, così da non doverne aggiungere ancora ulteriori, che poi saranno anche quelli da nascondere. Come vi dicevo, farò la stessa identica cosa per tutti i colori, dopodiché ci occuperemo delle maniche. Per le maniche utilizzerò lo stesso identico metodo che ho utilizzato per lo scollo e per il colletto, quindi realizzerò 2 bordini che andrò a cucire intorno al giro del braccio. Per creare i bordini ho lavorato 5 mezze maglie alte in costa retro per un totale di 40 giri. Ora con il filo verde andremo a lavorare un giro di maglia bassa, 2 maglie basse per ogni riga che incontreremo. Ora non ci resta che cucire i bordini sia da una parte che dall'altra, nascondere i fili in eccesso, che purtroppo in questo lavoro saranno parecchi, sarà un lavoro un pochettino noioso, però è da fare per finire di confezionare bene il capo e poi avremo finito. Vi ringrazio per aver seguito il tutorial fino a qui e vi ricordo che tutte le informazioni aggiuntive che non sono state dette nel video le troverete sicuramente nell'info box, altrimenti non esitate a scrivermi un commento qua sotto, vi risponderò il prima possibile. Vi ricordo di mettere un bel like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se non volete perdervi nessun aggiornamento, però vi consiglio di seguirmi anche su Instagram. Ciao ciao!